Allora, ragazzi, bentornati sul canale, eccoci qui. Partita Lecce-Napoli che dà benzina soprattutto a livello mentale per affrontare questo scontro di Champions in maniera solare, in maniera tranquilla. 2 vittorie, finalmente il Napoli si è rimesso in carreggiata, ovviamente senza eh, gonfiare troppo perché ci servono altre partite per confermare il tutto. Dobbiamo comunque trovare questa continuità di risultati ottimi, 6 punti fatti contro Udinese appunto e Lecce. Questa di oggi non è che vale 6 punti invece che 3, ma a livello di avversario campo ostico vale un tantino di più al di là dei punti, perché vincere 4-0 a Lecce, che veniva da 3 vittorie interne consecutive, è tanta roba. Ne parliamo in questo video, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ovviamente attivando la campanella delle notifiche. In questo video riassumiamo un attimo ciò che è stato e facciamo le pagelle con per i calciatori del Napoli, subentrati, Garcia, e anche per l'arbitro, perché ci sono delle cose che vanno annotate. Diciamo che la partita parte equilibrata fino al gol del Napoli, che viene da un calcio di punizione col grandissimo Ostigard, che anche Spalletti diceva Ostigard le prende tutte di testa insuperabile, eccetera eccetera. Arriva il gol di Ostigard che sblocca la partita, perché comunque il Lecce non aveva fatto male i primi 16 minuti, comunque ben messi in campo, spavaldo anche un tantino, perché stai affrontando comunque il Napoli, ma non ti snaturi, ecco, quindi va fatto, scusate che si muove il tutto, quindi va fatto un plauso ad Aversa per non aver snaturato una squadra che fino ad oggi aveva sempre giocato così, come hanno fatto per esempio altri come Thiago Motta col Bologna, che si è chiuso tutto quanto dietro. Faccio sempre lo stesso esempio, Sarri che venne a Napoli l'anno scorso chiudendosi dietro, perché poi diventa una delle poche soluzioni per affrontare un Napoli che ti crea 7, 8, 10 palle gol nitide a partita. Detto questo, un plauso a Lecce va fatto comunque al di là del 4-0, perché il Napoli è stato totalmente superiore, quindi non si può assolutamente rammaricare né D'Aversa né i calciatori del Lecce. E un grandissimo Almquist che mi è piaciuto tantissimo per il Lecce su quella fascia destra, che appunto, come dicevo prima del gol del Napoli, ma anche durante la partita e nel secondo tempo ha dato un tantino di fastidio sulla fascia dove operava il nostro Olivera. Grandissimo il gol di testa di Ostigard, immenso, se vogliamo dire così, il 2-0, perché si è ritrovato il cross di Quara per la testa di Osimhen, altro amuleto, diciamo, spolverato, ecco, un altro amuleto spolverato, perché era una cosa che succedeva anche l'anno scorso ciclicamente. L'abbiamo ritrovata, cross di Quara al bacio per Osimhen sul secondo palo, subentrato a Simeone prima di arrivare un attimo al secondo tempo. Grandissima prestazione del Ciolito da titolare, senza se e senza ma. La pagella la facciamo dopo, ma ve la dico adesso che prendo la palla al balzo. 6,5 a Simeone. L'azione, appunto, una delle azioni più belle della partita è stata quella che ha portato Simeone al tiro, uscito di pochissimo. Grandissimo numero 9, lo sapevamo. Il Ciolito o a partite in corso o dal primo minuto detta passaggi, si crea l'occasione anche da solo e risponde sempre presente. Comunque il 2-0 di Osimhen su cross di Quara, fantastica la giocata che conoscevamo l'anno scorso e abbiamo rivissuto in questa partita. Non mi aspettavo che entrava Gaetano, però poi come si è messa la partita, giusto fare entrare Gaetano nei 4 di centrocampo nella maniera più assoluta. Grandissimo gol in inserimento del centrocampista del Napoli, 3-0, e si chiude poi in bellezza su un calcio di rigore sacrosanto assegnato al Napoli. Si presenta Politano
non si presenta Osimhen, fatto da analizzare, lo abbiamo fatto in live, io dico la mia, forse va anche bene non prendersi in queste 48-72 ore di casino che c'è stato a Napoli, prendersi la responsabilità, poi va a finire, sbagli il rigore, ritornano un attimo tutte le chiacchiere, hai sbagliato rigore, psicologicamente non stai bene, eccetera, eccetera. Quindi secondo me scelta pure condivisa anche da me, quella di Osimhen, di far battere il calcio di rigore a Politano, trasformato, partita sul 4-0. Andiamo a fare le pagelle perché ci sono delle cose da annotare e ovviamente argomentiamo anche lì. 6 a Meret. Normale, io quando vieni chiamato poco in causa ti do pure il 6,5, ti do 6 perché sul gol annullato del Lecce c'è una papera da annotare, senza se e senza ma. Io mi rendo conto che può essere mancanza di attenzione perché sia con l'Udinese e sia contro il Lecce comunque vieni chiamato in causa una volta ogni mezz'ora. Allora cala la tensione, non deve succedere, non è assolutamente una giustificazione, però può essere quello il motivo. Benissimo così, anche meglio sulle uscite nelle ultime partite, la palla nell'area piccola sembra andarsela a prendere molto più di prima. Ottimo, 6 Di Lorenzo, un 6,5, partita da capitano, partita non voglio dire in discesa perché non c'è stata una partita in discesa. Il primo tempo l'ha chiuso 1-0, poteva essere tutta un'altra partita. Comunque 6,5 a Di Lorenzo che nel primo tempo si è trovato a dialogare con Lindstrom che deve ancora incamerare alcuni movimenti, scalate, eccetera, eccetera. Molto meglio nel secondo tempo quando entra Politano perché c'è più sintonia, ovviamente. Quindi 6,5 a Di Lorenzo, 7,5 ad Ostigard. Al di là del gol, Ostigard ha fatto una partita senza errori. C'è un gol fantastico agli stacchi di testa, lo sapevamo già. Partita senza nessuna sbavatura e quando viene affrontato uno contro uno al limite dell'area di rigore rimane fermo e composto. Questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Rimani fermo, composto, guardi il pallone, te lo freghi e te ne vai. Grande Ostigard. 7 a Nathan. Non gli do 7,5 solo perché nel primo tempo si è perso una sola volta, si è perso un uomo su un calcio d'angolo del Lecce dove c'è la Kvaratskhelia al limite dell'area di rigore nostra. Il Lecce entra in area palla al piede sulle conseguenze di quel calcio d'angolo, ti perdi l'uomo e il Lecce va al tiro alto fuori. Comunque era solo questo il mezzo voto in meno, ma non è assolutamente una prestazione negativa nella maniera più assoluta. Lasciate Nathan in campo, molto più pimpante, molto più tranquillo mentalmente, lo si vede, rischi un po' di più il passaggio, ti spingi in avanti, di testa subito, pronti via al primo minuto, eccolo qua, l'ho appuntato, Nathan di testa, ottimo in aria, perché Lecce il primo minuto si era già affacciato nella metà campo del Napoli e aveva creato la prima occasione che se non c'era Nathan impattava verso la porta di Meret e non lo so se poi sarebbe stata la stessa partita. Comunque Nathan promosso a pieni voti e in miglioramento continuo, ecco, quindi lasciamolo in campo e non giudichiamolo nemmeno alla prima cappellata che farà, perché l'errore nel calcio dei singoli è sempre dietro l'angolo. Ti puoi chiamare Van Dijk come ti puoi chiamare Nathan, quindi non lo becchiamo subito appena vedremo. Mi auguro che non ci sarà per lui, però è umano sbagliare e fare un errore, però il calciatore c'è e il Napoli ha fatto un altro ottimo acquisto, al di là delle vedove di Kim, il mercato, il presidente, ma Kim pigliata, Nathan non serve, no. L'abbiamo visto, difensore tonico, brasiliano, rapido, piede sinistro niente male e senso della posizione, al di là di quella defiance per il mezzo voto. Olivera gli do
Un 6,5 perché ha sofferto un tantino Almqvist, forse un 6 più tendente al 6,5. Ha sofferto un tantino Almqvist sulla fascia destra. Ovviamente sappiamo che spinge in avanti molto meno di Mario Rui. È un altro terzino con caratteristiche un tantino diverse, però fase difensiva comunque fatta bene, chiusure tutte quante fatte al bacio e come si deve. 6,5 ad Olivera, 7 ad Anghissà. Anghissà ha fatto un'altra partita sontuosa, dovunque in mezzo al campo, non deve fare più il doppio regista che doveva fare nelle prime uscite in campionato. Lo ripeto, caro Garcia, non doveva fare più il regista, che non lo è, non è un regista. Anghissà messo lì, lo sappiamo benissimo che va a colmare, diciamo, va a far fiorire del tutto un centrocampo forte con Lobotka e Zielinski. Lobotka, 7 anche a Lobotka, chiusure da manuale, soprattutto in fase di interdizione, e il gol che prendemmo con il Milan, dove Brahim Diaz non viene atterrato nella metà campo del Milan e si fa tutto il campo e prendiamo il gol l'anno scorso a Napoli. È acqua passata e abbiamo imparato tantissimo, perché anche contro il Lecce ci sono state 2 occasioni dove dovevamo fare fallo e l'abbiamo fatto. Bravissimo a leggere quella lettura Lobotka. Poi per ciò che ha fatto oggi in fase di impostazione, tranquillità, tempi di gioco, lo conosciamo, tra i migliori in Europa. 7. Zielinski forse un tantino più appannato, o meglio, non è appannato Zielinski, ma D'Aversa, al di là di altri allenatori che ci hanno affrontato finora, ha capito che così come vai a raddoppiare Kvaratskhelia non devi far muovere Zielinski, perché da collante dal centrocampo e attacco diventa molto pericoloso. Ma 6,5 a Zielo, più che sufficiente la prestazione. Lindstrom io non lo voglio bocciare, gli do 6, può essere un 6 meno, può essere un 6 più, poi mi fate sapere voi nei commenti, ditemi cosa ne pensate su Lindstrom, perché già ho letto commenti che l'hanno bocciato tutti quanti. Allora, Lindstrom è la prima da titolare, deve incamerare movimenti che poi non sono nemmeno tra virgolette del Napoli di Garcia, ma sono movimenti che facevamo anche l'anno scorso e che fa Politano. Li devi incamerare, però tutto sommato un calciatore che ha gambe, un calciatore che l'ha giocata alla prova, non è un esterno destro naturale, ma è adattato, anche all'Eintracht era adattato esterno destro, è un centro-sinistra, tanto è vero che poi si presenta ad andare sull'interno e ti trovi la palla sul sinistro che non è il tuo piede, tutto qua. Però gli do la sufficienza all'Instrom nella maniera più assoluta, e appena se ne ha la possibilità, non contro il Real Madrid, perché lì voglio Politano per un fattore di copertura su quella fascia dove c'è Vinicius. Lindstrom deve incrementare il minutaggio quanto prima, perché poi è il minutaggio che farà uscire il calciatore. Io ne sono innamorato di Lindstrom, quindi vedremo se poi quest'amore andrà avanti. Io devo ricredermi, ma il calciatore c'è, e lo sappiamo. Simeone, 6,5 a Simeone, un grandissimo primo tempo, ha cercato la rete che non è arrivata, però movimenti fatti bene, è tornato anche indietro a dare una mano quando il Lecce si è affacciato nella metà campo del Napoli in fase difensiva. Simeone è il numero 9, è un numero 9, e o a partite in corso o dalla panchina Simeone non stecca la prestazione nella maniera più assoluta. Punto di riferimento comunque di questo primo tempo, gli è mancato il gol che non è arrivato per pochissimo, su un grandissimo tiro e una grandissima azione. Kvaratskhelia 7,5, altra prestazione secondo me più che positiva, al di là dell'assist per Osimhen. Ha tenuto la fascia come ricordavamo l'anno scorso, si è sbloccato con il gol contro l'Udinese. Oggi pomeriggio, stasera che sto registrando, oggi pomeriggio ha fatto un'altra grandissima partita. Forse 7,5 è troppo largo, ma io glielo do perché si è sbloccato pure mentalmente. Vai, 7,5 a Quara.
chi è subentrato dalla panchina, 6 e mezzo a Politano perché non stecca mai quando entra a partite in corso ed è sempre lucido nel fare la giocata giusta al momento giusto. 7 ad Osimhen perché hai preso l'ascensore e ci hai portato sul 2-0, anche se non è una critica, ma caro Osimhen, esulta perché è l'essenza del calcio, al di là delle situazioni. Mettiti queste situazioni alle spalle che poi tu voglia perseguire la rabbia che ha scaturito questa situazione, TikTok, eccetera, eccetera. Va bene, però esulta perché ne vale anche la prestazione che poi fai durante la partita, perché ti dà adrenalina, ti dà tanto, diciamo, a partita in corso. Esulta, questo è un consiglio, ma mettiti un attimo tutto alle spalle perché il calcio è bello, caro Osi, e il Napoli poi non voleva né fare uno sfottone, tantomeno come sta girando la notizia, inneggiare al razzismo, se si può dire, perché siamo un popolo che parla, diciamo che parla la storia per noi, non siamo proprio verso quella direzione, noi napoletani, nella maniera più assoluta. Raspadori. Raspadori gli diamo un 6, ha anche tentato un tiro, appena si accentra Raspadori destro-sinistro, stoppa e tira. Poi non ci sono tante cose da notare sul Raspa. 6,5 lo diamo a Gaetano per il gol, per il rigore procurato, inserimenti tutti e due, uno al limite dell'area e tiri e segni, l'altro in area addirittura. Per il calcio di rigore 6,5 pieno a Gaetano, anche se hanno giocato poco, però vanno annotate queste cose. Caciust gli diamo un 6, non c'è tanto da puntellare, diciamo, per Caciust, però entra, non sbaglia un passaggio, ottimo così. In vista Real Madrid siamo carichi soprattutto mentalmente, perché poi il Napoli che è venuto a mancare, al di là di condizione fisica che può essere rivista, ma non era tutto quello il problema, era proprio qui, mentalmente, che il Napoli non c'era. Detto questo, ragazzi, ho finito. Pagelle, post partita di questo Lecce-Napoli, testa Real Madrid di partita in partita e attenzione in Serie A. Non voglio dire che siamo tornati del tutto, ma stiamo arrivando. Ciao.